Per preparare i baci d'alassio iniziamo montando gli albumi, che devono essere a temperatura ambiente. Li mettiamo nella ciotola di una planetaria munita di frusta. Azioniamo la macchina e li montiamo finché diventeranno belli bianchi e poi aggiungeremo lo zucchero in 3 volte distinte. Una volta finito di montare gli albumi con lo zucchero, aggiungeremo il resto degli ingredienti a mano. Siamo pronti! L'albume, come potete vedere, è bello montato. Aggiungo la farina di nocciole e mescolo per amalgamare bene. Non preoccupatevi in questo caso di non smontare il composto perché alla fine sarà piuttosto duro. Setaccio all'interno il cacao amaro in polvere e la cannella. E infine aggiungo il sale, l'estratto di vaniglia e il miele e amalgamo tutto per bene. Ora che l'impasto è pronto, lo metto in una sac à poche con una bocchetta stellata di 13 mm di diametro. Visto com'è compatto? Eccola qua! È il momento di formare i gusci per i nostri baci di alassio. Prendiamo una leccarda da forno, la spruzzo con dello staccante, potete usare anche il burro, perché servirà da collante per il foglio di carta forno, che così rimarrà fermo mentre noi spremeremo il composto sulla teglia. E ora spremiamo i nostri gusci. Siccome il composto è piuttosto duro, schiacciate dal basso. Ora li lascio riposare al fresco e scoperti per almeno 12 ore, dopodiché potremo cuocerli. È il momento di cuocerli in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 12 minuti. Ed eccoli qua, sono cotti, li lascio raffreddare e nel frattempo mi dedico alla ganache. In un piccolo pentolino verso la panna e la porto a sfiorare il bollore. Nel frattempo metto il cioccolato fondente tritato finemente in una ciotola. La panna è calda, la verso sul cioccolato fondente tritato e mescoliamo per scioglierlo completamente. E ora aggiungo anche il burro freddo a cubetti. Faccio sciogliere anche questo. Se non dovesse bastare il calore della panna e del cioccolato possiamo usare il microonde. Il burro si è sciolto completamente e ora ricopro la ganache con pellicola a contatto, ovvero faccio sì che la pellicola tocchi proprio la superficie della ganache in modo che raffreddando non si asciughi. Ora porto la ganache in frigorifero a rassodare per almeno un'oretta finché non diventerà molto densa e cremosa. Ho messo la ganache, ormai raffreddata, in una sac à poche munita di bocchetta liscia, non troppo grande. Prendo un guscio, spremo al centro un po' di ganache, chiudo con un altro guscio e il primo bacio d'alassio è pronto. Lo metto in questa deliziosa scatoletta.
E continuo così fino a terminare tutti i gusci e ad accoppiarli. I miei baci d'Alassio sono pronti, dovreste sentire che profumo di cioccolato e nocciole.